In italiano ci sono alcune parole che oltre ad avere significati diversi vengono impiegate in molte espressioni o modi di dire differenti. Il termine torto è una di queste. Ciao e benvenuti nel mio canale. Io sono Susanna, insegnante di italiano per stranieri e fondatrice di Arcos Academy, la scuola di italiano online. Se state cercando un modo autonomo, ma pur sempre guidato, di imparare l'italiano, allora iscrivetevi ad Accademia, una piattaforma online che ho personalmente creato con videocorsi, esercizi, ascolti, libri, podcast e molto altro. Cliccate sul link in descrizione per avere più informazioni. Il video di oggi appartiene al formato Italiano in 5 minuti e vi elencherà i significati e le espressioni in cui la parola italiana torto è presente. Se cercassimo torto in un dizionario italiano monolingue, troveremmo molte accezioni. Torto può essere il participio passato del verbo torcere, che generalmente significa piegare, curvare. Torto è anche aggettivo, col significato di attorcigliato. La funzione che interessa a noi, come tematica di questo video, è però quella di sostantivo. Il torto indica un'ingiustizia, un abuso, un errore. Tuttavia, possiamo dire che il suo significato varia, sfuma, in base al contesto in cui è impiegato e, soprattutto, all'interno dell'espressione che forma. Perché? Quante espressioni può formare la parola torto? Avere torto. Avere torto significa aver sbagliato, aver detto o fatto qualcosa di completamente sbagliato. Ho avuto torto a pensare che sarei riuscito a passare l'esame senza studiare. Volete aumentare ancora di più l'intensità di questa espressione? Allora dite avere torto marcio. Essere nel torto. Similmente all'espressione precedente, essere nel torto vuol dire sbagliare, trovarsi in una situazione che non è giusta. Anche se era palesemente nel torto, continuava a rifiutare l'evidenza. Dare torto. Dare torto a qualcuno cambia il punto di vista di chi commette l'errore. Dare torto a qualcuno significa dirgli che non ha ragione, giudicare in suo sfavore. Quelle prove evidenti diedero torto all'imputato, che continuava a dichiararsi innocente. Fare un torto. Anche questa espressione regge la persona a cui viene fatto un torto. Fare un torto a qualcuno significa commettere un'ingiustizia nei confronti di un'altra persona. Ah, non vogliono più parlare con te. Dicono che gli hai fatto un torto troppo grande vendendo la casa dei nonni senza consultarli. Non avere tutti i torti. Questa espressione deve essere rigorosamente usata
con accezione negativa. Non avere tutti i torti indica avere qualche buona ragione di fare o di dire qualcosa, di agire in un determinato modo. Dopo tutte le bugie che ti ha raccontato, non hai tutti i torti a non fidarti più di lei. Passare dalla parte del torto. Mi piace molto questa frase perché indica il cambiamento, il passaggio da una situazione in cui ci si trova nel giusto a un'altra in cui invece non si ha più ragione. Lui ti ha deriso e ti ha umiliato di fronte a tutti, ma tu non devi fare lo stesso, altrimenti passerai anche tu dalla parte del torto. Ci sono altre espressioni o locuzioni con la parola torto, ma le frasi che vi ho elencato sono quelle che incontrerete o userete con più facilità nelle vostre conversazioni in italiano. Ora tocca a voi. Quale di queste espressioni vi è piaciuta di più? Fatemelo sapere con un commento. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like e condividetelo con altri studenti della lingua italiana. Io sono Susanna, vi saluto e vi aspetto nel prossimo video.